Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, oggi voglio aprire questo capitolo del video con questa domanda che secondo me diciamo è passata un po' in sordina, no? Sai, quando gli interessa le cose le dicono tutte a caratteri cubitali, quando gli interessa meno passano un po' così. Ma siccome che io mi segno tutto, registro tutto, mi scrivo tutto, ovviamente questo argomento l'ho tirato fuori. E quindi la domanda è questa: canone Rai, ma allora sparisce dalla bolletta della luce, sì o no? Quindi oggi parliamo di una questione che, lo sappiamo, è sempre stata molto controversa, discussa, sì è giusto pagarlo, no non è giusto pagarlo, sì lo voglio, no non lo voglio, solite cose che già conosciamo ma che tanto alla fine sempre li stanno. E appunto riguardano il pagamento di questi benedetti 9 euro al mese per 10 mesi, no? L'obolo, 9 euro per 10 mesi, per un importo di 90 euro per ciascuna annualità, quindi per ogni anno. Facciamo a sto punto un po' di storia. Nello stesso anno in cui fu introdotto il canone radio TV in bolletta, non di quando è nato nel 1930, 36, adesso non mi ricordo quando è nato, comunque all'inizio del Novecento, non così tanto lontano, da quando è stato messo all'interno della bolletta della luce, si era registrato un incremento dei versamenti pari al 41% per un importo, un introito aggiuntivo rispetto all'anno precedente che aveva oltrepassato i 420 milioni di euro. Ovvio, se me lo metti indiscriminatamente su tutte le bollette, poi vabbè, dopo vi spiegherò quali bollette e per chi, è ovvio che c'è l'aumento del 40%. Della serie chi coio coio, è normale, no? Cioè, questa è proprio pura matematica. Ma torniamo a noi, lasciamo stare un attimo la matematica, torniamo a noi. Intanto vi ricordo che per adesso il canone della Rai viene ancora rateizzato nella bolletta della luce. Quindi a questo viene già, praticamente questo già avviene dal lontano 2016, quindi è già un bel po' che va avanti questa storia. E viene praticamente pagato da tutti quelli che hanno una bolletta della luce intestata nell'abitazione di residenza. Per il momento, comunque, il nostro governo, nostro attuale, quello precedente e via discorrendo, perché non è solo quello di adesso ma anche quelli precedenti, non hanno mai e poi mai accettato di buon grado il fatto di dover togliere il canone Rai dalla bolletta della luce, anche se sono già arrivate alcune raccomandazioni, così le hanno chiamate raccomandazioni, da parte dell'Unione Europea, che appunto ritenevano che il canone, considerato un onere improprio, non dovesse essere infilato all'interno della bolletta. Quindi al momento il pagamento del canone Rai resta in bolletta. Questo per rispondere alla domanda iniziale con cui è partito questo capitolo del video, nonostante, come vi ho detto, la richiesta dell'Unione Europea di eliminare dai costi dell'energia, quindi dalle bollette dell'energia, gli oneri impropri, tra cui proprio appunto rientrano anche l'abbonamento televisivo. Però si può fare domanda di esonero del canone Rai e ci sono ben due modi. Apro parentesi, prima che poi dopo vengono fuori questioni, ma io, ma là, ma su, ma giù, ma a destra, ma a sinistra, perché io vi conosco i miei polli e le mie galline, cioè non galline in quel senso, ma comunque i miei polli e i miei tacchini, vi conosco già. Adesso parliamo di una cosa generale, poi ovviamente ognuno di voi, se è interessato a questo tipo di argomento, dovrà ovviamente rivolgersi al proprio consulente fiscale, contabile, tributarista, avvocato commercialista, quello che sia, CAF, quello che è, per farsi spiegare nella propria situazione personale come poter fare questa cosa qua. Io adesso ve lo dico, poi eventualmente se vi interessa
o mi scrivete qui sotto nei commenti, oppure ancora prima chiamate il vostro consulente fiscale. Torniamo a noi e vediamo questi due sistemi. Il primo è questo qua, riguarda tutti i contribuenti con utenza elettrica per uso domestico residenziale. Quindi i contribuenti che sono titolari di un'utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l'addebito del canone TV in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attiva l'utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio televisivo, sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica, semplicemente presentando una dichiarazione sostitutiva. Inoltre, sempre stando in questo argomento, con lo stesso modello, i contribuenti titolari di un'utenza elettrica per uso domestico residenziale possono certificare la non detenzione in nessuna delle abitazioni dove attiva l'utenza elettrica, ad essi intestata, ovviamente, di un ulteriore apparecchio televisivo, oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento televisivo per il suggellamento. Anche se in realtà mi pare di capire che il suggellamento, come ce lo ricordiamo noi, almeno io ero già quando si usava parlare di suggellamento, quando ero piccolo io, già mi pare che non lo facessero più, però mi pare di ricordare che i nostri nonni, quando facevano richiesta di suggellamento, veniva, se non ricordo male, un tecnico, un qualcuno della RAI, adesso non so chi fosse esattamente, comunque veniva qualcuno della RAI, veniva lì in casa, ti metteva un telo di juta, se non ricordo male, sul televisore, ti metteva te lo piombava e tu praticamente in teoria non potevi più utilizzare il televisore. Questo era il suggellamento, che mi ricordo io. Poi magari qualcuno più vecchio di me, se si ricorda che l'ha mai visto, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, perché sono curioso di sapere come veniva fatto il suggellamento. Adesso mi pare che, dai la disdetta, un'altra secchia, non è che viene qualcuno, mi pare, adesso non vorrei sbagliarmi, ma non ho più sentito parlare di nessuno che venga lì a metterti i piombi sul televisore, mi pare, non lo so, anche di questo fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Tornando al secondo discorso, al secondo modo, parliamo di tutti i cittadini che hanno più di 75 anni, quindi chi ha compiuto 75 anni in avanti, con un reddito annuo proprio o del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio, attenzione, come dice l'Agenzia delle Entrate, fatta eccezione per collaboratori domestici, golf e badanti, ovviamente, se no qua andiamo completamente fuori. Tutte queste persone possono presentare anche qui una dichiarazione sostitutiva in cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone della TV. Questa agevolazione compete se nell'abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre invece non compete nel caso in cui l'apparecchio televisivo sia ubicato in un luogo diverso da quello di residenza. Spero che si sia capito. Per maggiori informazioni sulle esenzioni vi lascio comunque qui sotto nella info box, ripeto info box, non commenti, il collegamento diretto al sito internet dell'Agenzia delle Entrate, dal quale potete leggervi tutte le eccezioni, tutto quanto, in più potete anche scaricarvi i moduli. Però anche qua, se non siamo molto, magari compilare moduli, sai, no? Perché alle volte uno si può anche perdere in tutto questo casino. Io vi consiglio comunque, come vi ho detto prima, di farvi seguire dal vostro consulente fiscale, almeno così vi evitate di fare paciocchi. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione, un po' velocemente perché mi pare di capire che siamo già arrivati a 8-9 minuti di video. Quindi siamo ancora in periodo ISEE, quindi ai fini della certificazione ISEE bisogna presentare la situazione reddituale e patrimoniale che riguarda il biennio precedente. Quindi, tradotto in parole povere, per fare l'ISEE di quest'anno, bisogna presentare tutta la documentazione che si riferisce fino al 31 di dicembre di 2 anni fa. Lo dico bene perché poi molti mi hanno scritto, ma di quale anno?
Di quale anno? Fatevi consigliare dal vostro consulente, perché se mi fate questa domanda così vuol dire che è meglio che ci si fa seguire da un consulente fiscale, perché se mi chiedete di quale anno quando vi dico 2 anni precedenti, è meglio che ci si faccia seguire da qualcuno più esperto. Comunque, oggi vi spiego ben 2 sistemi rapidi e gratuiti per riuscire a compilare l'ISEE. Il primo sistema è quello di scaricare il certificato del saldo saldo e stralcio, stavo confondendo con l'Equitalia. Il certificato del saldo e giacenza media dei rapporti bancari o postali entrando direttamente nel sito internet della banca o della posta e poi scaricare tutti i documenti che sono necessari direttamente dai loro siti internet e poi quei documenti li utilizzate in un altro modo, come volete, non in un altro modo, nel senso che li potete utilizzare come volete. Il secondo sistema è con il secondo sistema è possibile compilare tutto quanto direttamente dal sito internet dell'INPS. Diciamo che questo sistema qui che vi sto dicendo è comodo ovviamente per chi è un po' più, diciamo, esperto ad usare internet, password, spin, SPID, SPIC, SPAN, chip e chop, perché poi sappiamo com'è, è abbastanza complicato. Quindi diciamo che questo sistema può andare bene per chi è un po' più sgamato a usare internet. Dovete sapere che all'interno dell'area My INPS, del sito internet dell'INPS, è possibile utilizzare il servizio che si chiama ISEE precompilato. Pare, e dico pare, perché io vi dico non l'ho ancora usato, quindi non so dirvi esattamente, però pare che nel modello precompilato tutti i dati reddituali e patrimoniali, quindi i CUD, gli immobili, i familiari conviventi, i saldi dei conti in banca e posta, eccetera, eccetera, sono già praticamente caricati e precompilati direttamente dall'INPS. Quindi, a dir loro, basterebbe solo confermare le informazioni che si vedono a computer. Però anche qua, andiamoci cauti, ma veramente cauti, quindi io vi do un consiglio. Fate sempre attenzione a controllare tutti i dati che vi trovate già precaricati all'interno di questi modelli, ok? Questo vale sia per il 730 precompilato, vale per il CUD precompilato, l'ISEE precompilato, vale per il modello unico redditi precompilato, cioè vale per tutto quello che è già precompilato. Controllate sempre tutto quanto, perché una volta che avete premuto invio e poi ok e invio, una volta che è partito, tornare indietro e diventa lunga poi aggiustare le cose, quindi prima di premere invio, ok, guardate sempre tutto quanto, quindi dovete controllare che le informazioni siano giuste e poi solo quando siete sicuri al 110% allora premere invio. Però a questo punto, per evitare casini, come sempre, andate da un consulente fiscale, risolvetevi tutti i problemi a suo modo. Cioè, voglio dire, no? Sono lì apposta per darvi una mano, per aiutarvi, perché non affidarsi direttamente a loro? Domanda? Ok. Tra l'altro, visto che prima vi ho detto che all'interno del modello precompilato dovrebbero esserci già tutti i dati reddituali e patrimoniali, e io ho anche detto che io quel sistema ancora non ci sono entrato all'interno di quel sistema, quindi non l'ho visto fisicamente. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se è vera questa cosa che trovate già tutto precompilato, soprattutto anche la situazione patrimoniale dei 2 anni precedenti, perché questa cosa veramente mi interessa moltissimo, perché risolverebbe tantissimi problemi. Però siccome che io non ci posso accedere, cioè non ci sono entrato, a questo punto per chi di voi è riuscito ad entrare fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!